pazzo, 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 ma non una, ma 100 volte, 1000 volte pazzo. Ma che fate? 1000 volte pazzo. Che faccio? Io sono un niente, Alfredo. Io mi vorrei mettere innanzi a uno specchio, non mi vorrei stare mai e mi sputam faccio. Ma come vicino a te? Tu capisci, vicino a questa femmina, io ho sprecato la mia vita, 25 anni. 25 anni di salute, forza, cervello, gioventù. E che altro vuoi? Che altro ti deve dare Domenico Soriano? Pure questa pelle che avete fatto quello che avete voluto. Tutti quanti hanno fatto quello che hanno voluto. Tu, o paese, Napoli, o mondo. Tutti quanti ti hanno pigliato per fesso. Ma io non ci posso pensare, non ci posso pensare. Ma già, ma io me l'avevo aspettato. Solo una donna come te poteva arrivare dove sei arrivata tu, non ti potevi smentire. 25 anni non ti potevano cambiare, ma non ti credere che hai vinto. Tu non hai vinto niente perché hai taccito e ti paga 3 soldi. Una donna come te, tanto si paga, 3 soldi. E tutti quelli che sono stati d'accordo con te, il medico, il prete, sti lui schifosi che l'ha girato a mangiare per anni in casa mia, stipendiate, traditori, a rivoltella, lo sta. Li portai tutti e due dall'armiere per farli pulire, come mi diceste voi. Già, come dissi io. Quante cose ho detto e quante me ne avete fatte dire per forza. Ma mo' è finita, mo' è finita. Tu te ne vai, sì, e se non te ne vai con i piedi tuoi, morta uscirai da questa casa. Non c'è legge, non c'è Padre Eterno che può piegare Domenico Soriano. Attacchi falso a tutto quanto. Ti faccio in galera, i denari che tengo, Filomena. I soldi ci stanno. Quando ci hai fatto sapere tu chi sei e da quale casa ti sono venuto a pigliare. Ma mi daranno ragione per forza e ti distruggo, ricordatelo, Filomena, ti distruggo. Hai finito? Devi dire niente più. State zitto perché non mi fido nemmeno di sentire parlare. Io quando ho detto tutto quello che tengo qua sopra, Obi, non tu guardi più in faccia, la voce mia non la senti. Ma la femmina sei stata e tale sei rimasta. E c'è bisogno di dirlo così come lo dici tu. E che è una novità. Non lo sanno tutti quanti io chi sono stata e dove stavo. Però dove stavo io ci venivi pure tu. Tu insieme agli altri. E con Mallatta t'ha già trattata. E perché t'aveva trattata in altra maniera a te? Non sono tutti uguali gli uomini. Quello che ho fatto me lo piango io e la mia coscienza. Moto son mugliere e a ca non mi muovono nemmeno i carabinieri. Ma quale moglie, Filomena? Ah, moglie, ma quale moglie? A chi ti sei sposata? A te. A me? Sono stato ingannato. L'inganno è palese, ci sono i testimoni. Ah, io per me non so niente. Io so solamente che donna Filomena si è coricata, si è aggravata e si è messa in agonia. Niente mi ha detto e niente ho capito. Già. E tu capisci solo quello che ti fa piacere capire. Con te parliamo un'altra volta. Tu nemmeno sapevi niente, nemmeno hai capito. Oh, non mi fa amore del cielo. Quello donna Filomena mi tiene sullo stomaco, facevo questa confidenza a me. E il prete? O prete chi me l'ha detto di andarla a chiamare? Non me l'avete detto voi? Guardate, perché lei lo chiedeva. Perché che la fa? Desiderava il prete. E io per farla contenta. Perché non ti sembrava vero che me ne andavo all'altro mondo? Non ci stavi dentro ai panni che finalmente mi ti levavi da torno. Bravo, finalmente l'hai capito. E quando il prete, dopo che ha parlato con te, mi ha detto sposatela in estremis, povera donna, è l'unico suo desiderio. Perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore. Beh, io ho detto va bene. Tanto che ci perdo, quello sta morendo. È questione di un altro paio d'ore e me la leva da torno. È rimasto male, Don Domenico. Quando appena se n'è andato il prete, mi sono alzata dal letto e ho detto Don Domenico, tanti auguri, siamo marito e moglie. Immagini pigliate che la paura e mi è venuto che l'ha rosato. Gesù, ma come l'ha fatta naturale tutta la malattia? Eppure l'agonia. Voi state zitti perché sennò vi metti in agonia tutti e due. Che vi intromettete, che c'entrate? L'ha fatta bene, l'ha fatta male, sono affari che non vi riguardano. È il medico. Il medico, ma io non capisco. Ma allora la scienza dove è andata a finire? Ma come tu sei medico, non te ne accorgi che quello sta facendo una finzione, ti sta pigliando in giro? Forse secondo me si è sbagliato. Oh, Alfred, state zitto. Ah, tu sei rimbambita, hai capito? Che forse? Come forse? Sta là, è viva, ecco, tu dici forse. Forse. Sei sbagliato. E il medico paga. Lui paga per quando è certi di, perché non può essere in buona fede. No, ha mangiato, Filomena.
A busta, le date i denari, i denari. E questo capisci tu, e denaro, e denaro. E che denaro ti sei comprato sempre tutto quello che hai voluto tu. Eppure a me ti sei comprato che denaro, perché tu eri Don Mimì Soriana, e meglio sarte, e meglio camiciaio. I cavalli tuoi correvano, tu li facevi correre, ma Filumena Marturana ha fatto correre essa a te. E correvi senza che te ne accorgevi. E ancora a correre, ancora a itto sangue a capì come si campa e si procede a galantom. Il medico non sapeva niente. Ci ha creduto purissimo. E ci aveva a credere. Qualunque femmina, dopo 25 anni che ha passato vicino a te, si mette in agonia. T'ha già fatta la serva. La serva l'ha già fatta per 25 anni, poi ho sapito. Quando essa partiva per si divertire, Londra, Parigi e corse. Io facevo carabiniere alla fabbrica a Forcelli e a quella dentro ai Vergini. E dentro i magazzini a Toledo e a Foria. Perché sennò i dipendenti suoi l'avrebbero spogliato vivo. Se non tenesse a te, Filumena una femmina di prim'ordine, l'ha portata a casa innanzi meglio una mogliere. L'ha lavata ai piedi. E non mo che so vecchia, ma quando era figliola. E mai che mi fossi sentita vicina a lui, apprezzata, riconosciuta, mai. Sempre come una cameriera che da un momento all'altro si può mettere fuori la porta. E mai che t'avessi visto per una volta sottomessa. Sì. Diciamo comprensiva, in fondo della situazione reale che esisteva fra me e te. Sempre con una faccia storta, strafottente, che non puoi capire se hai sbagliato, se hai indovinato, se le hai fatto piacere, se no. Avessi visto mai una lacrima in quegli occhi. Quanti anni so che ci conosciamo? Mi dovete credere, io non l'ho vista mai di piangere. E dovevo piangere per te. Era troppo bello mobile. Ma lascia stavo mobile. Un'anima in pena, senza pace mai. Mai. Una donna che non piange, non mangia, non dorme. A qualunque ora torni a casa, sempre sveglio, con un paio d'occhi aperti, un controllo continuato. Ma che stiamo in galera? Ma che è? Un'anima in pena. Questo sei, un'anima in pena, un'anima dannata. E quando mi volevo vedere dormire tu, a strada da casa te la dimenticavi. E meglio festa, e meglio Natale, me l'ha già passata solo con Manucana. Sai quando si chiagna? Quando si conosce bene non si può avere. Ma Filumena Marturano bene non lo conosce. E quando si conosce solo un male non si chiagna. La soddisfazione di chiagnere Filumena Marturano non l'ha potuta mai avere. Come all'ultima femmina mi trattata sempre. E non parlarmi quando era giovane, che uno poteva dire te ne soldi, a presenza. Ma all'ultima, a 52 anni torna a casa quei fazzoletti sporche e rossette che mi fanno schifo. A dove stanno? Stanno conservate. Senza un po' di prudenza, senza pensare, ma è meglio che lei va a mezzo, sino che le trova. Già, e sì che le trova e che fa? E chi è essa? Che diritto tiene? Essere imbambisce appresso a che la... Ma presso a quella chi? Appresso a che la schifosa. Ah, che ti credi che non l'aveva capito. Tu bugie non ne sai dire, questo è il difetto tuo. 52 anni e si permette di mettere con una ragazza di 22, non se ne mette vergogna. E me la mette dentro casa dicendo che era l'infermiere, e perché io si credeva veramente che io stavo morendo. E non più tardi un'ora fa, prima che venisse il prevete per ci sposare, si pensavano che io stavo per dare l'anima a Dio e non ne vedeva. Vicino alle liette mie si abbracciavano e si baciavano. Ah, Maronna, quanto mi fai schifo! Oh, ma se io stavo morendo veramente, tu questo avresti fatto? Già, io morivo alla tavola apparecchiata per issa che la morta all'erta. Ma perché tu morivi e non dovevo mangiare più? Non mi dovevo sostenere? Quei rose miezza a tavola. Con le rose a tavola. Rosse. Rosse. Verde, paonazza. Ma perché non ero padrone di mettere una rosa a tavola? Insomma, in casa mia. Ma insomma, non ero padrone, per esempio, e mi fa piacere che tu morivi. Ma io non sono morta. E non muore per modo me. Beh.